Everton! Inter 3, Barcellona 1! Lautaro Martinez! In finale ci siamo noi! Pandemonium at the Nou Camp! Hanno cominciato a incontrarsi in Champions League nel terzo millennio, ma Inter e Barcellona sono due squadre profondamente connesse, le cui storie hanno cominciato a intrecciarsi nel secolo scorso, attraverso due palloni d'oro. Nel 1961 il trasferimento di Luisito Suárez, miglior giocatore europeo l'anno prima, consentì ai Blaugrana di terminare la costruzione del Camp Nou, ferma da 7 anni. Nel 1997, quando Massimo Moratti pagò la clausola di rescissione di Luis Nazario da Lima, soprannome 1 Ronaldo, soprannome 2 il fenomeno. I catalani non la presero benissimo e l'Inter tornò al centro del villaggio calcistico globale. Ronaldo! Prima volta in cui si incrociarono le spade, Champions League 2002-2003. Fu sufficiente una versione in tono minore del Barcellona, con al centro i due talenti argentini Saviola e Riquelme, che meglio lo avrebbero però dato altrove, a fermare l'Inter de Cooper. Netto 3-0 al Camp Nou il 18 febbraio, 0-0 prudente a San Siro, 8 giorni dopo. La Champions League aveva una formula strana, quella del doppio girone con accesso diretto ai quarti di finale, che dissero bene alla squadra di Cooper, che passò un doppio confronto drammatico con il Valencia, meno bene a quella di Antic, che uscì con la Juventus. Non c'è bisogno di raccontare la stagione 2009-2010 a un vero interista che dell'anno santo del triplete ricorda ogni dettaglio. La Champions League dell'Inter! Campioni d'Europa! Campioni d'Europa! Delle 13 partite giocate in Champions League dall'Inter leggendaria, ben 4 furono incroci con il Barcellona. È utile però aggiungere un contesto e spiegare in che momento storico erano i due team. Il Barcellona arrivava da una delle più grandi intuizioni della sua storia. Frankie Rijkaard aveva aperto un ciclo, tornando a vincere 14 anni dopo la Champions League con un gioco armonico e spettacolare, figlio di talenti puri, Ronaldinho e Deco, e qualche butta fuori a proteggerli, Marquez e Van Bommel. Il tutto con un tridente strano ma efficace. Il miglior Ronaldinho mai visto, il francese Juli e Samuel Eto'o, centravanti sui generis, tecnico instancabile, ubiquo. Ritornerà in questa storia. La finale di Parigi vinta sull'Arsenal nel 2006 è il vertice di quella squadra che però è troppo incostante ad alti livelli. Nell'estate del 2008 arriva la giocata del presidente Laporta, che sostituisce il tecnico olandese con il 37enne allenatore della seconda squadra, il Barcellona B, che aveva appena vinto il proprio girone di terza divisione, la nostra Serie C. Josep Guardiola per tutti Pep. Catalano fino al midollo, ha vinto la prima Champions da titolare nel 1992. In panchina c'era il suo maestro, Johan Cruyff, che gli ha insegnato due cose. La prima, un giocatore lo si giudica da come riceve il pallone e da come lo restituisce. La seconda, le grandi squadre si costruiscono tanto aggiungendo quanto togliendo. Pep arriva al Barcellona e anziché aggiungere, toglie. Toglie Deco, il cui rendimento non era ai livelli delle stagioni precedenti. Toglie Ronaldinho, sempre delizioso ma un filo appesantito. Delle sue intenzioni toglierebbe anche Samuel Eto'o, ma il camerunense si impunta e gli dice io rimango, ti farò vedere. Dal mercato non arriva granché. Gerard Piqué, un difensore centrale ex cantera, torna alla base dal Manchester United. I sostituti di Deco e Ronaldinho sono in casa, si chiamano Andrés Iniesta e Leo Messi, che arriva da una stagione interlocutoria, appena 16 gol. Il Manchester United nel 1999 aveva vinto Premier League, FA Cup e Champions League. Treble, titolarono i giornali inglesi. Il termine spagnolo sgorga naturale. Triplete. Il Barcellona di Guardiola vince Coppa del Rey, Liga e Champions League. La finale è a Roma, proprio contro lo United, e a aprire le marcature c'è un centravanti atipico, spostato in fascia destra in quell'occasione, Samuel Eto'o. Centravanti gioca e giocherà per i successivi 4 anni in quella che di fatto è una reinvenzione tattica, il falso 9, Leo Messi, che di gol in quella stagione ne segna 38. Come rovinare una squadra perfetta cambiandola. Il cambiamento è forzato. Da Madrid, sponda Real, sotto la presidenza di Florentino Perez, hanno un solo modo di rispondere alle vittorie altrui, con i botti di mercato. Boom, Xabi Alonso. Boom, Karim Benzema. Boom, Kaká. Boom, Cristiano Ronaldo.
In Catalogna esigono risposte e la scelta cade sul centravanti dell'Inter, che pubblicamente ha già strizzato l'occhio. Il Barcellona gioca il calcio del futuro, ha detto in un'intervista di fine stagione Zlatan Ibrahimovic. Ibra ha vinto 3 scudetti con l'Inter, 2 con Roberto Mancini, 1 con José Mourinho. Ha cambiato progressivamente il suo modo di giocare. Nel primo anno quasi da numero 10 dietro un centravanti classico come Crespo o Cruz. Non segna tantissimo in proporzione ai mezzi, 15 in stagione, ma è un rebus tattico irrisolvibile per gli avversari che devono seguire dentro al campo un fantasista di 1,96 m per 95 kg di muscoli. Il secondo anno è funestato da diversi problemi fisici, ma rientra al momento giusto. La mezz'ora di Parma all'ultima giornata, dove una sua doppietta regala all'Inter lo scudetto numero 16, uno dei più gustosi. Con l'arrivo dell'allenatore portoghese, Ibra diventa ancora più centrale nel progetto interista, formando con Maicon un duo di assi che in Serie A non ha rivali per fisico, tecnica e potenza. Lo svedese diventa centrale anche in campo, da centravanti è in grado di battere 1 contro 1 qualunque marcatore con ogni mezzo tattico. È semplicemente fuori scala, 24 gol, capocannoniere, altro scudetto. In Europa però la musica è diversa e l'Inter non trova la chiave. La prima Inter di Mu, complice un girone di Champions non proprio scintillante, si ferma agli ottavi contro il Manchester United. La classe e la potenza di Maicon e Ibrahimovic non bastano, serve aggiungere qualità a centrocampo. La possibilità arriva e i vertici dirigenziali nerazzurri fanno propria l'intuizione che Guardiola ebbe 12 mesi prima. Bisogna togliere per aggiungere. Da Barcellona, nella scoppiettante estate del 2009, arriva una prima proposta per Ibrahimovic, 20 milioni più Eto'o. L'Inter rilancia, 30 più Iniesta e possiamo parlarne. All'altro capo del filo, silenzio. Qualche settimana dopo la linea si riaccende. L'assegno, oltre al cartellino di Eto'o, ha scritto sopra il prezzo giusto stavolta e l'affare si fa. Ibrahimovic, che qualche ora prima era sul palco di Los Angeles indossando la 10 nella serata di presentazione dei nuovi kit nerazzurri, vola a Barcellona. Il percorso inverso lo fa Samuel Eto'o. Curriculum: 2 Champions vinte con 2 gol in finale. E la qualità in mezzo? È arrivato Thiago Motta assieme a Milito dal Genoa, manca ancora qualcosa però. L'intuizione. Il Real deve vendere. E c'è un trequartista olandese a cui hanno appena tolto la numero 10 e minacciano di togliere addirittura l'armadietto. Wesley Sneijder arriva e completa il puzzle della nuova Inter, diversa, meno dipendente dal centravanti, più armonica. Palla al limite, il colpo di magia, attenzione Milito, palla dentro, Thiago Motta solo, e gol, 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 e gol! Ma che azione ha fatto l'Inter? L'urna di Montecarlo è beffarda e mette subito di fronte le 2 squadre in Champions League in un girone completato da Rubin Kazan e Dinamo Kiev. L'andata è anche la prima gara del gruppo G. Si gioca a San Siro, 0-0, in cui non succede granché. L'unica azione rilevante nerazzurra è firmata da Davide Santon, il cui assolo è fermato con le cattive da Yaya Touré, che si prende un giallo. Santon, 18 anni, è stata un'intuizione del club che ha dato il via libera a Maxwell, terzino sinistro brasiliano. Il club di destinazione? Indovinatelo. Il resto del girone è una tonnara. L'Inter pareggia altre 2 volte a Kazan e in casa con la Dinamo. Poi a Kiev, a 5 dalla fine, è fuori da tutto prima di una rimontona firmata Milito e Sneijder. Palla al limite, il colpo di tacco di Balotelli, Montani, il tiro, la papera e la palla va dentro, e gol, 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 Wesley Sneijder! Il Barcellona perde incredibilmente con Rubin e vince le altre 2. Si arriva così alla partita di ritorno il 24 novembre. Al Barça basta un pari tutto sommato, ma se perde in casa è eliminata. Guardiola azzarda, in panchina Messi, in panchina Ibra, dentro tutti i canterani e i senatori Dani Alves, Henry e Keita. Come finisce? È una mattanza. 2-0, molto più netto di quanto dicano i numeri. Al Camp Nou l'Inter la palla non la vede mai e la sensazione unanime è che tra le 2 squadre ci siano diverse galassie di differenza, un gap colmabile solo nel corso di anni, o forse di mesi.
Flash forward, ci si ritrova subito in semifinale. Il Barcellona ci arriva passeggiando sull'Arsenal nei quarti, l'Inter con una doppia sfida attenta controllata agevolmente col CSKA di Mosca. A San Siro il copione sembra quello della sfida precedente. L'Inter non parte male, ma il Barcellona passa al primo affondo. Maxwell fila via indisturbato e serve Pedro che insacca 0-1 e la semifinale sembra già indirizzata. A quel punto succede qualcosa però. L'Inter semplicemente si stappa con un tappo di spumante o di cava, come lo chiamerebbero sulle Ramblas. Attacca a testa bassa e mette gli azzurgrana alle corde. Sembra stregata però. Milito è fermato un paio di volte per offside discutibili, poi manca la rete 2 volte per centimetri. Invece è la sua serata. Innesca Sneijder che fulmina Valdés. Poi temporeggia, aspetta Maicon, gli dona una palla che il brasiliano mette in rete con un allungamento muscolare oltre i confini della fisica. Arriva di Marco Maicon, palla dentro, Maicon, il tiro, e gol, 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 E il principe iscrive anche il proprio nome nel referto, col gol forse più facile della sua carriera. Milito, e gol, e gol, e gol, e gol, e gol, il principe, 3-1. Guardiola, da quando allena il Barcellona oltre 80 partite, non ha mai perso con più di un gol di scarto. Ne prende 3 in mezz'ora e potrebbe prenderne altrettanti dopo il gol del 3-1. Un San Siro in pieno delirio, corre ai ripari, mette un difensore a Vidal per una punta. Sempre Ibrahimovic. Obiettivo mantenere il 3-1 e lasciare che la tempesta passi. Passa e tutto sommato gli va bene così. In casa, Feli, il Barcellona, il campionato e coppe. Nell'anno solare ha preso 5 gol, segnandone 36. Ingiocabile, un 2-0 sembra un risultato tutto sommato facile. Il ritorno, nessun tifoso interista lo ha mai vissuto come una successione logica, temporale e conseguenziale degli eventi. Fu piuttosto un esperimento di dilatazione temporale, in cui il tempo divenne un cerchio piatto, come diceva Nietzsche, e una baraonda di immagini si alternarono in loop. La coreografia del Camp Nou, la remontada, il sogno della rimonta, nelle corde di quella che fino alla sera di San Siro era ritenuta, a ragione, la squadra più forte del mondo. Pandev che si fa male nel riscaldamento e Chivu che allaccia il caschetto e si prepara alla battaglia. Giulio Cesar che nel primo tempo prende un cartellino giallo per perdita di tempo e da lì in poi a ogni rilancio dal fondo gioca a poker col direttore di gara. Busquets, che toccato da Motta, cade fulminato e poi da terra si gusta la scena dell'interista espulso. Ibrahimovic, che va a parlare con Guardiola e Mourinho, che si intromette. Cronisti affidabili riporteranno la frase che avrebbe detto: tu pensi che la partita sia finita, ma è lontana 1000 miglia dall'essere finita. McDonald Mariga che gioca pochi minuti e diventa il secondo gambone più celebre della storia italiana, dopo il sempiterno Garpez di 3 uomini e una gamba. Palla per Jeffren, lo viene a prendere Mariga, che lo contrasta, Torachichi, subisce il fallo, Torachichi sì! Il boato del Camp Nou al tardivo vantaggio di Piqué. Il secondo boato, subito smorzato, a raddoppio di Bojan, annullato per un controllo di mano di Yaya Touré. I ragazzi che corrono non si sa dove, non si sa perché, ma aspetta, è finita, l'Inter va a Madrid. Gli idranti accesi, i nostri in festa, gli interisti che non ci credono. L'Inter è in finale, l'Inter è a Madrid! Come finì quella stagione e dove andò il triplete è cosa nota e scritta nei libri di storia. Da lì in poi passerà un po' di tempo prima che Inter e Barcellona si ritrovino e i 4 confronti tra il 2018 e il 2019, sempre fase a gironi, sottolineano la distanza che c'è tra le due squadre. Il Barcellona, nel frattempo, di triplete, ne ha fatto un altro nel 2015. A Messi ha affiancato Neymar e Suarez e ogni anno parte favorita per vincere tutto, Coppa del Re, Liga e Champions League. L'Inter in Champions c'è appena tornata alla sua maniera dopo 7 lunghissimi anni, ma la distanza è ancora troppo grande. Il primo anno strappa un punto in 2 partite, figlio di un guizzo di Icardi. Il secondo, improvvisamente, Lautaro Martinez e il Camp Nou accende la luce, subito spenta da Suarez nella partita di andata. Il ritorno, se possibile, certifica ulteriormente il gap. Il Barcellona schiera solo 2 titolari e vince comunque a San Siro. In entrambi i casi l'Inter è eliminata alla fase a gironi.
Quello del girone sembra uno scoglio improvvisamente insormontabile per l'Inter, che però, con Simone Inzaghi, ritrova la magia delle notti europee. Il primo anno con il tecnico piacentino, i nerazzurri passano il raggruppamento per venire poi eliminati negli ottavi, avversaria il Liverpool pur vincendo ad Anfield. Nel secondo ci riprova, la squadra ha un suo impianto di gioco riconoscibile, il 3-5-2, magari non modernissimo a livello di numeri, ma l'interpretazione è da calcio totale. I calciatori si scambiano di posto innumerevoli volte e non è raro vedere i difensori in attacco e gli attaccanti nella propria area. Inter Milan. Nel 2022-23 l'urna dice ancora Inter e Barcellona con un terzo incomodo. Sono i casi della vita. Di nuovo, il Bayern Monaco. Il girone sembra onestamente fuori portata. Poi, anche qui, succede qualcosa. Le due sfide coi catalani sono quelle centrali del raggruppamento che l'Inter inizia perdendo in casa coi tedeschi per poi vincere a Plzen la seconda partita. L'andata, un lampo di Çalhanoğlu, primo gol in Champions del turco, decide il match. Palla per Ciala, carica il destro, il tiro, e gol, 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 Ciala! Il Barcellona deve vincere al Camp Nou, cosa che è sempre successa nella storia delle sfide tra le due formazioni. Eppure qualcosa di nuovo si inceppa. Il Barça è formidabile, ha Lewandowski, il miglior centravanti puro al mondo, le frecce Rafinha e Dembélé al suo fianco, altri fenomeni della cantera, Pedri e Gavi, e un paio di superstiti addirittura delle sfide del 2010, Busquets e Piqué. L'esito sembra segnato e così sembra nel primo tempo, 1-0 di Dembélé e il Barcellona che fa più o meno quello che vuole. Ma l'Inter di Inzaghi è una squadra europea, non solo per ritmo, gioco e vocazione, ha anche un'altra caratteristica. Anche se imbarca acqua, non esce mai dalla partita ed è capace di stringere i denti e soffrire. Il secondo tempo è uno dei più esaltanti della storia interista. Segna subito Barella, capitalizzando un lancio suarezesco di bastoni. Poi Lautaro Martinez fa il bis col gol del 2018. 2 visite in Catalogna, 2 gol. Non si ricordano altri centravanti interisti a segno da queste parti, almeno finora. Barça di Guardiola, parentesi Ibrahimovic a parte, il centravanti sostanzialmente non ce l'aveva. Quello di Xavi invece ce l'ha e come. Robert Lewandowski, 34 anni ma ultimo ad arrendersi, segna il gol che tiene vivi i Blaugrana, che premono e si dimenticano che l'Inter di Inzaghi sarà anche maestra di uscite dal basso, ma quando vuole. Va in verticale, Onana con i piedi, Lautaro a tagliare il campo come un laser, Gosens azzecca il diagonale. Segna ancora Lewandowski, Aslani non riesce a segnare il 4-3 ma poco cambia. Il pareggio è oro, sarà l'Inter a passare e ad arrivare in fondo alla competizione fino all'ultimo anno. L'Inter pareggia 3-3 col Barcellona, una partita incredibile, meritata, abbiamo chiuso in attacco ed è quasi una vittoria ai fini della classifica. E questa volta Inter-Barcellona non sarà un classico, ma è diventato un classico del nuovo secolo in Champions League. Rispetto all'ultima volta, qualcosa sarà fisiologicamente cambiato, ma tanti volti nelle due squadre saranno gli stessi. Tanti volti che sanno la differenza tra dire che si venderà cara la pelle e venderla cara per davvero. Driver solo, tiro, Wesley! And it's a cracker from Chala. Michael! Barella on the turn. Inter 3, Barcellona 1. Lautaro Martinez. In finale ci siamo noi!